Benvenuti in questo primo webinar della serie Design di Tanaza. Io sono Andrea Longi e mi occupo di design in Tanaza. Nella fattispecie mi occupo di product design, cioè progetto il prodotto di Tanaza per poi realizzarlo. Questo webinar è importante proprio perché faremo la stessa cosa, cioè impareremo a progettare una splash page ancora prima di pensare come crearla. Perché è importante capire come progettare una splash page? Perché ci aiuta a capire come poi possiamo eventualmente utilizzare la creatività per creare qualcosa di bello. Molto spesso si fa l'errore di pensare che quando si fa design, quando si fa qualcosa di grafico, è pura estetica. In realtà creare qualcosa di design vuol dire applicare delle regole ben precise e poi eventualmente con la creatività rompere queste regole per creare qualcosa di unico, di fantastico. Prima di iniziare a parlare di quali sono le 4 regole fondamentali per poter progettare una splash page in modo efficace, è giusto fare un overview e parlare di cos'è una splash page, che per quanto possa essere banale la risposta in realtà non lo è. Perché una splash page, lo sappiamo tutti, è una pagina di login, ovvero è una porta di ingresso su qualcosa. Nel nostro caso la porta di ingresso a una rete wifi libera. In realtà altre pagine di login, come ad esempio la pagina di login del vostro account Twitter o la pagina di login del vostro account Facebook, Gmail e altro, sono delle porte di ingresso a qualcosa. Nel caso di Facebook la vostra bacheca o su Gmail la vostra casella di posta. Tutte queste login page hanno qualcosa in comune, ovvero sono semplici e servono solo ed esclusivamente a fare quello, cioè a permettere all'utente di loggarsi per poter usufruire di un servizio. Noi con la nostra splash page dobbiamo ottenere lo stesso risultato, cioè dobbiamo permettere all'utente di loggarsi e di poter navigare tranquillamente in internet. A volte, non sempre, questa login page può essere sfruttata come un'occasione per noi, ovvero l'occasione di non solo raccogliere dati ai fini di marketing dalla splash page stessa, ma anche l'occasione di lanciare un messaggio a chi sta entrando e sta accedendo alla nostra rete wifi. Un messaggio che può essere pubblicitario oppure può essere anche soltanto un'informazione. Molto spesso però si corre il rischio di voler far fare troppo a questa splash page e si trasforma in un rischio, ovvero la splash page diventa fondamentalmente il rischio di perdere tutto ciò che abbiamo costruito, ovvero rappresenta il rischio di perdere l'occasione che abbiamo. Non solo, a volte addirittura perdiamo anche l'utente stesso, che decide di abbandonare e di non connettersi più ad internet e chiudere la splash page. Questo perché accade? Perché quando gli utenti accedono alla splash page, loro dedicano pochissimo tempo e questo tempo anzi è proporzionale al beneficio che loro ne traggono. Voi se provate a immaginarvi in un bar della vostra città a loggarvi su una rete wifi per far vedere un video ai vostri amici col cellulare e magari decidete di non voler consumare i giga del vostro piano tariffario telefonico, decidete praticamente di connettervi a internet, ma se questo login risulta troppo complicato, abbandonate la nave e decidete di continuare col vostro 3G. Per un turista magari non è lo stesso, quindi decide di spendere più tempo perché ne ha di bisogno, perché magari non c'è roaming in quella zona e quindi ha necessità di connettersi al wifi. Noi però di questa cosa non dobbiamo rassicurarci e dobbiamo sempre rendere la splash page facile, semplice e accessibile da tutti in qualsiasi momento. Quindi la regola per creare una splash page efficace è una sola: renderla e mantenerla semplice. Creare una cosa semplice non è per niente facile. Infatti molto spesso si mette un errore grave, che è quello di confondere la semplicità con la carenza. Cioè si pensa che una cosa semplice è una cosa carente. Se voi vi prendete un foglio bianco e vi chiedono di realizzare una grafica o qualcosa, molto spesso chi non è professionista nel settore pensa che qualsiasi spazio libero è buono per essere riempito, perché sembra
carente quello che stiamo facendo, sembra spoglio. In realtà non è così. Una cosa semplice non è carente, sono due cose completamente diverse. Una cosa semplice è una cosa che arriva dritto al punto, è una cosa facile da usare e nella sua semplicità può essere estremamente complesso. Oggi noi andremo a vedere quali sono le 4 regole per progettare una splash page efficace. Quella che abbiamo davanti non è per niente una splash page efficace. In realtà una splash page per essere efficace deve essere super semplice. Questa non lo è. Perché non lo è? Perché contiene tantissimi oggetti. Abbiamo un advertising, abbiamo un widget per vedere il meteo e magari sotto a scroll nascosti troviamo i pulsanti di login. Questo non va bene perché questa splash page vuole fare troppo. La stessa, questa, che utilizza gli stessi oggetti, è stata semplificata e sicuramente permette agli utenti di potersi connettere facilmente. Quali sono le 4 regole per poter creare una splash page efficace? Brevemente, utilizzare meno contenuto è la prima regola fondamentale. La famosa frase less is more. Seconda è utilizzare meno colore, che appartiene alla prima categoria, ovvero meno contenuto, ma l'ho voluta insomma, separare per dargli più importanza. La terza è più focus e la quarta è più accessibilità. Andiamo adesso a vedere una per una. Meno contenuto. Una splash page, per essere semplice, vuol dire che deve rinunciare a qualcosa. E avere meno contenuto aiuta sicuramente a rendere l'interfaccia molto più intuitiva. Qualsiasi software voi utilizzate, vedrete che quelli dove vi sentite più confident, più a vostro agio, sono quelli più semplici, con un'interfaccia pulita. A sua volta, all'interno di una interfaccia ordinata, semplice, sicuramente la vostra attenzione aumenta perché sapete dove cliccare, sapete dove guardare, perché gli oggetti sono organizzati in modo corretto. Quindi, togliendo contenuto, noi aiutiamo a rendere l'interfaccia più intuitiva e a aiutare l'utente a concentrarsi di più. Questa splash page, che è quella più esempio che vi ho fatto vedere prima, ha troppa roba, ha dentro troppi oggetti. Andiamo a vedere cosa possiamo togliere a questa splash page. Sicuramente tutti quei rettangoli che vengono usati per scurire il testo. Molto spesso si inserisce con magari un editor delle splash page un testo, un componente testo, e siccome scegliamo un'immagine di sfondo chiara, il testo non si legge, allora decidiamo di scurirlo aggiungendo un quadrato, un rettangolo sotto colorato. Questo io vi sconsiglio di farlo perché vuol dire aggiungere contenuto. Stiamo aggiungendo un rettangolo solo per rendere più leggibile il testo. Vediamo che lo stesso problema si può risolvere in un altro modo. Un'altra cosa di cui possiamo fare a meno all'interno di una splash page è la pubblicità. Non che non bisogna fare pubblicità con la splash page, perché invece è proprio l'occasione che dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo stare attenti a dove posizioniamo questa pubblicità. Quando un utente clicca il nostro SSD per connettersi al Wi-Fi, si aspetta una pagina con un pulsante login, invece noi mettiamo dentro magari altra roba. La pubblicità va messa, ma va inserita, ma utilizzando un altro metodo, che vedremo dopo. I widget, ad esempio il widget meteo, non so fino a che punto può servire a prendere una splash page e vedere che tempo fa, ma sicuramente il problema più grosso dei widget è quello che appesantiscono la splash page, la rendono molto più pesante, magari il widget non carica bene, non è ben sviluppato e quindi rende l'esperienza di login un'odissea perché crea problemi. Widget troppo magari pesante da caricare, eccetera. Quindi vi consiglio assolutamente di evitare qualsiasi widget, a meno che non è strettamente necessario. Testo, quando inserite del testo, non esagerate, non cercate di raccontare troppo, perché tanto le istruzioni per potersi connettere a internet sono veramente semplici, bastano poche righe, non c'è bisogno insomma di aggiungere quello che non è necessario. Ulteriore testo, insomma, in fondo ho tolto per la selezione delle lingue un selettore chiaro, non ha bisogno di un ulteriore testo per poter selezionare
la lingua e un ulteriore rettangolo colorato per scurire. Se noi andiamo a togliere tutti questi oggetti, vediamo che otteniamo una cosa del genere, cioè la splash page si è semplificata parecchio e sicuramente adesso è molto più leggibile, più visibile. Andiamo a vedere come si può ancora migliorare. Utilizziamo la seconda regola. Meno colore vuol dire rilassare l'occhio, perché se voi vi immaginate un quadro complicato con tantissimi colori, dove le scene all'interno del quadro stesso sono complicate da leggere, da percepire, l'occhio si stressa perché elabora ogni colore in più che l'occhio analizza è un'informazione in più. E quindi per elaborare tutte queste informazioni il nostro occhio, noi stessi ci stressiamo. Quindi utilizzare meno colori all'interno della vostra splash page aiuta gli utenti a rilassarsi, banalmente, e a sua volta li aiuta a restare concentrati. Vediamo come si può diminuire il colore all'interno della vostra splash page. I metodi sono due. Quello più banale è quello di diminuire la quantità di colore. Cioè, se noi immaginiamo di avere una splash page in cui sono 5 colori, un modo per semplificarla è quello di rinunciare a qualcosa. Allora decidiamo di rinunciare e avere soltanto 2 colori, di cui uno primario e uno secondario. Molto spesso il colore secondario è quello che risalta di più, perché è la virgola all'interno di un paragrafo, è l'eccezione. Quindi in un contesto viola l'arancione a me spicca, ed è una tecnica che si utilizza molto spesso per evidenziare i pulsanti. Un'altra tecnica è quella di ridurre la superficie. Ci sono volte in cui noi non possiamo ridurre la quantità di colori, non possiamo rinunciare a dei colori, perché magari il nostro brand è composto da quelli e non possiamo toglierli, oppure perché utilizziamo, come nel nostro caso della splash page di esempio, diversi metodi di login, Facebook, Google, e questi hanno dei colori. Noi non possiamo togliere dei colori in quel caso, allora decidiamo di ridurre la superficie che lo occupa. In questo modo, rimpicciolendo e dedicando meno spazio al blocco colorato, l'occhio è rilassato perché vede tutto bianco e poi in fondo si focalizza sul dettaglio, che in questo caso non è composto da uno ma da più colori. Quindi nel nostro esempio, anzi prima vi faccio vedere questi che sono degli esempi in cui il colore è stato gestito bene. Nella prima noi abbiamo prettamente 2 colori, blu e bianco, e il pulsante spicca su uno sfondo semplice, bianco. Sulla destra invece, quella del centro, abbiamo una splash page a 2 colori, il rosa e il celeste, e sull'estrema destra invece l'ultimo abbiamo una splash page di unico colore e poi soltanto il pulsante Facebook in risalto in basso alla pagina. Nella nostra splash page noi possiamo ridurre la quantità di colore andando a ridurre lo spazio che occupano i pulsanti, rendendoli quadrati in questo caso. Perché lo possiamo fare? Anche perché diciamo sono self-explaining, si spiegano da soli. Il pulsante di login di Facebook non ha bisogno della scritta login di Facebook, si capisce già, magari sopra con un testo scriviamo scegli il tuo metodo di login preferito e quindi abbiamo insomma ottenuto il risultato. La terza regola è aumentare il focus. Aumentare il focus è la cosa più importante e vuol dire concentrare l'attenzione. Voi dovete concentrare l'attenzione dei vostri clienti su una cosa per volta. E questa è una cosa non facile, perché per poter concentrare l'attenzione bisogna rinunciare, un po' come il colore. Steve Jobs diceva che focalizzarsi voleva dire saper dire di no. Nel nostro caso, focalizzarsi su qualcosa vuol dire dare appunto un messaggio alla volta. Se io in questo momento parlassi veloce, voi non riuscireste a capire tutte le parole che io uso, invece scandisco bene le parole, voi sicuramente seguite meglio il mio discorso. Uguale nell'interfaccia. Noi abbiamo bisogno di aumentare l'attenzione del nostro utente adottando alcune tecniche che adesso vi mostro. Inoltre, aumentando appunto la concentrazione dell'utente, l'interfaccia è molto più semplice perché lui sa cosa deve fare. Quali sono i metodi?
Anzitutto, partiamo dalla pubblicità. Qual è un modo per focalizzare l'attenzione dell'utente sulla pubblicità? Sicuramente non è quella di inserire la pubblicità in un contesto dove questa viene diluita. Utilizzando l'advertising tool dello Splash Page Editor di Tenaza, noi siamo in grado di dare alla pubblicità un suo slot interamente dedicato, addirittura con un timer sopra che obbliga l'utente a vedere il video per pochi secondi, esattamente come l'advertising che vedete su YouTube, su piattaforme video come YouTube. Quindi concentrate l'attenzione dell'utente su una cosa alla volta. Prima gli fate vedere la pubblicità e poi gli permettete di loggarsi. In questo modo, tra l'altro, la pagina di login si semplifica perché togliendo la pubblicità dalla pagina di login, questa si snellisce e potrebbe semplicemente restare un pulsante. Un'altra regola è quella di utilizzare i titoli in bold. Molto spesso si fa un errore, quello di utilizzare del testo senza formattazione. Si aggiunge un corpo di testo lungo e non si differenziano i titoli dai sottotitoli, eccetera. Immaginate di leggere un libro senza alcuna formattazione. Non riuscite a distinguere i capitoli, non riuscite a distinguere i paragrafi. Viene molto pesante e faticoso a leggere un libro in questo modo. Ecco perché utilizzare dei titoli in bold in questo caso vi aiuta, perché l'utente, ancora prima di leggere il testo che sta sotto il titolo, dal titolo stesso capisce se ne vale la pena continuare a leggere. Quindi utilizzate frasi brevi per dei titoli corti come semplicemente benvenuto, oppure connettiti al wifi. Non esagerate, insomma, con il testo. Inoltre aggiungete dello spazio, esattamente come l'esempio del libro. Se io unissi i paragrafi uno all'altro, non darei questo spazio tra diverse parti del testo, sarebbe molto complicato leggere, verrebbe complicato. In questo modo aggiungere lo spazio all'interno della vostra splash page aiuta a distinguere gli oggetti, il titolo dal sottotitolo, il corpo di testo dal blocco dei pulsanti. Se invece noi distanziamo gli oggetti tra di loro e occupiamo più spazio, visto che ce l'abbiamo, l'utente riesce a percepire i diversi punti: logo, poi testo e poi pulsante. Quando scegliete un'immagine, non utilizzatela come riempimento. Questo è l'errore che si fa molto spesso, no? Cioè di divertirsi, di essere creativi e di scegliere un'immagine colorata che racconti fondamentalmente nulla. Molto spesso si fa questo errore, cioè si prende un'immagine colorata e basta, solo per riempire. In realtà l'immagine, se la usate, io vi sconsiglio di non farlo se non è strettamente necessario, utilizzare un fondo pieno per la vostra splash page, così avete più contrasto. L'obiettivo dell'immagine è quella di dare un'emozione, di creare qualcosa. In questo caso abbiamo simulato la splash page di un'azienda di trasporti e quindi per la splash page di un bus, una ragazza che sorride guardando il finestrino sicuramente trasmette una bella sensazione. Inoltre il colore è unico e quindi permette di avere contrasto con gli oggetti che stiamo sopra. Se vedete, infatti, utilizzando un sito che tra l'altro vi consiglio, che si chiama unsplash.com, è un sito dove è possibile scaricare le immagini di alta qualità, sono veramente scattate molto bene ed è assolutamente free, potete utilizzare le immagini senza pagare alcun diritto. In questo software, in questo sito web, io ho scritto la parola bus e come vedete saltano fuori diverse immagini. Perché ho scelto proprio quella? Intanto perché è semplice, dà un messaggio diretto, non gira attorno a qualcosa di non chiaro. È inutile mettere immagini alle persone in piedi, magari vi dà anche un senso di tristezza, di confusione, no? Invece scegliere un'immagine semplice come un sorriso di una donna è sicuramente la più appropriata. Per questo motivo io vorrei spendere qualche parolina in più su spiegarvi come si sceglie un'immagine. Qual è la tecnica? Bene, non ci inventiamo nulla di nuovo, le regole sono sempre stesse. Meno colore, meno contenuto e più focus. Il contenuto vuol dire utilizzare un'immagine che ha
poca roba, insomma. Se dobbiamo scegliere un sorriso, sulla destra abbiamo una ragazza e uno sfondo unico. E invece sulla sinistra abbiamo uno sfondo complicato, ci sono delle persone che passeggiano, insomma lo sfondo è molto più articolato e questo ci distrae. Siamo molto più rilassati quando guardiamo un'immagine come quella sulla destra. Meno colore. Nella sua semplicità un'immagine, se estremamente colorata, ci confonde, facciamo fatica a percepire tutti i dettagli. Sulla destra è semplicissimo osservare il sorriso della ragazza. Più focus vuol dire concentrarvi su un messaggio chiaro. Se dovete comunicare qualcosa tipo piscina, swimming pool, è inutile utilizzare immagini dove in un contesto si vede una piccola piscina. Utilizzate un'immagine che chiaramente è una piscina. Magari catturate un dettaglio come quello della scaletta e il messaggio è chiaro, arriva subito ed è immediato. La quarta regola per creare una splash page efficace è quella di aumentare l'accessibilità. Accessibilità vuol dire rendere la splash page a portata di tutti, renderla accessibile. Inoltre, una splash page accessibile riduce il tasso di balzo, cioè la chiusura istintiva della splash page da parte degli utenti. Renderla accessibile vuol dire che quando progettate una splash page dovete mettervi nei panni anche di chi è diverso da voi. Quindi se voi siete in grado di leggere un testo piccolo, lo stesso non sapranno fare gli altri. Quindi utilizzate sempre dei testi grandi, minimo io vi consiglio di utilizzare 20 punti, 20 pixel. In questo modo voi rendete il testo molto più leggibile e quindi è più facile appunto da leggere e l'interfaccia è sicuramente più buona. La seconda regola è quella di creare contrasto. Quando prima vi ho detto che i testi hanno bisogno, se sotto hanno uno sfondo chiaro, di più contrasto e quindi molto spesso si aggiunge un rettangolo colorato, siccome il rettangolo rappresenta un oggetto in più all'interno dell'interfaccia, la cosa più corretta è quella di scurire l'intero sfondo. Esiste un metodo all'interno dello splash page edit di Tanaza proprio per fare questo. Se l'immagine è chiara, voi applicate un layer scuro, in questo modo scurite completamente l'immagine che sta di sotto e il testo risalta, diventa sicuramente molto più leggibile. Inoltre aumentare il contrasto è soprattutto utile anche per i pulsanti. Quando utilizzate un pulsante, utilizzatelo all'interno di un testo chiaro. In questo caso noi abbiamo una splash page quasi divisa in due, no? Dove in alto c'è un'immagine, ma in basso, su un rettangolo grande colorato, abbiamo messo tutto e sicuramente ci aiuta a ottenere contrasto e infatti si vedono bene gli input dove inserire il nome e il cognome e il pulsante login risalta. Tra l'altro, se vedete il pulsante login io l'ho realizzato blu proprio perché l'immagine è blu. Quindi perché aggiungere troppi colori? Ho rinunciato e ho detto la mia splash page sarà a due colori e così è risultata infatti bilanciata. Un'altra regola è quella di spostare i pulsanti in basso. Considerate che la maggior parte delle volte la vostra splash page verrà utilizzata da mobile, da smartphone e quindi avere i pulsanti spostati in basso vi aiuta le persone che accedono a poter fare tutto con una mano. Sembra un dettaglio, ma in realtà viene veramente comodo cliccare con il pulsante e sta giù. Infatti questo è un esempio in cui è possibile fare tutto utilizzando il telefono con una sola mano. Un errore che si fa molto spesso è quello di non dare via d'uscita alle persone. Diciamo che fra tutti i metodi io sconsiglio quello del multilogin, anche perché quando create una splash page dovete farlo conoscendo il posto in cui questa verrà richiesta. Se io chiedo la splash page all'interno di una università, se io utilizzo una splash page all'interno di un'università, raramente magari accedono con LinkedIn, no? È più sicuro che
abbiano gli studenti un account Instagram o Facebook, quindi più sicuro che utilizzano quello per connettersi. Quindi rinunciando a qualcosa, in questo caso a un metodo di login, noi semplifichiamo la pagina riducendo il numero appunto di oggetti all'interno. In questo caso noi abbiamo diversi strumenti per loggarsi, diversi social login, ma come vedete ho aggiunto anche un ulteriore metodo e gli ho dato una sua dimensione, che è quello via mail, perché nonostante questo non tutti possiedono un account social o non tutti vogliono dare i propri dati con l'account social, quindi tra perdere un utente e invece dargli un'opzione alternativa consiglio sempre di dare appunto la seconda scelta, in questo caso la via di uscita. Un'altra cosa importante sono i termini e condizioni. Aggiungete sempre termini e condizioni alla vostra splash page perché soprattutto in questo periodo gli utenti vogliono essere tutelati e quindi permettere di poter cercare il flag insomma, delle privacy policy aiuta a sentirsi più sicuri sul trattamento dei propri dati. Riguardo la privacy policy vi consiglio vivamente di utilizzare link molto brevi, testi molto brevi, perché anche lì altrimenti diventa tutto molto complicato da leggere. Questa è la splash page che alla fine noi abbiamo creato. Ripeto, mi dispiace che le slide non abbiano una GIF, sarebbe stato più facile vedere come venivano applicati i cambiamenti. In questo caso, come vedete, il background è stato scurito e quindi il testo è molto più leggibile, i pulsanti risaltano, sono molto più colorati adesso su uno sfondo scuro. Vengono posizionati tutti in basso in modo tale che è facile cliccare soltanto con una mano. E ho aumentato lo spazio tra tutti gli oggetti. È facile identificare il logo, anche perché è una cosa importante. Il titolo è in bold, così che mi concentro sull'azione principale, che è quella appunto dell'invito di connettersi a internet. E i pulsanti, come vedete, sono stati distanziati anche tra di loro, non sono rimasti uniti. E la via d'uscita, quella del login con la mail, è sicuramente una cosa che vi aiuterà a raccogliere più. Quindi riassumendo, una splash page funziona ed è efficace quando ha meno contenuto. Avere poco contenuto rende l'interfaccia molto più intuitiva. Inoltre una splash page efficace utilizza meno colore, perché rende l'esperienza molto più rilassante. Il focus deve aumentarsi perché concentra l'attenzione dei vostri utenti sulla splash page, e aumentare l'accessibilità vuol dire rendere la splash page a portata di tutti. Prossimamente Tanaza rilascerà 8 nuovi template all'interno dello splash page editor che seguiranno proprio le regole che oggi vi ho illustrato, e da questi potrete partire per realizzare la vostra splash page customizzandoli. Potete aggiungere il vostro logo, il vostro metodo di login, avete insomma una base da cui partire per creare una splash page più efficace e più di impatto. Con il webinar di oggi è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo quindi che ci saranno altri webinar della serie design per scoprire come puoi realizzare una page utilizzando l'editor di Tanaza. Quindi vi invito alla prossima e ci vediamo presto. Una buona giornata. Ciao a tutti.